Bentornati alchiliani sul nostro canale per questa nuova analisi. A pochi giorni di distanza dallo scorso, Studio Gaga ci ha donato un altro capitolo, il 382. Avevamo lasciato Guts alla mercé di Daiba e dei suoi ambigui intenti, scortato in catene dai Bramini e dai soldati Kushan verso l'annunciato esilio. Il nuovo capitolo, composto da 22 pagine e dal titolo Camera funeraria, inizia esattamente dove lo scorso ci aveva lasciati, senza spostare l'attenzione su Falconia o sugli altri personaggi. Guts avanza, circondato dai Bramini, in quello che sembra essere un sentiero roccioso di montagna. Isidoro, Puck e Azan, che finora non sembrava essere tra di loro, lo seguono, mentre gli stregoni continuano con il loro rituale in lingua Kushan. Da lontano, Silat e i Tarpasa osservano la scena fino a quando, commentando che da quel punto in poi solo i monaci hanno il permesso di procedere, poiché si tratta di un luogo proibito. Con un balzo, tutti e tre si palesano di fronte a Daiba. Quest'ultimo gli dice che è stata un'assurdità seguirli senza sapere dove stessero andando, pensando «È la fine dei tempi». Il capitolo continua poi con la prosecuzione della marcia del gruppo, passando dal paesaggio roccioso a una strada con ai bordi dei muri di mattoni in rovina, i quali sono stati parzialmente coperti e avvolti dalla crescita di piante e alberi. Ai piedi delle radici di questi ultimi si trovano cadaveri mummificati di esseri umani. Il gruppo continua a camminare finché, dinanzi a loro, non si intravede una costruzione simile a un tempio, anch'essa coperta dalle radici di un albero. Daiba ci spiega che quella è una stupa, ovvero una sacra tomba ancestrale dimenticata. Lo stregone si avvicina alle radici che ricoprono la struttura cercando qualcosa. Immediatamente dopo aver recitato le poche parole di un rituale, con stupore dei presenti, le radici si spostano mostrando una porta d'accesso alla stupa. Lo sguardo di Silat si fa serio ed ordina ai Tarpasa di aprire l'apertura della porta. I Tarpasa eseguono l'ordine forzando l'ingresso. Daiba fa cenno ai soldati e loro, con fare violento, circondano il collo di Guts con le lance, spingendo sotto gli occhi di tutti il guerriero nero verso l'entrata della stupa. Silat, osservando la scena, non può fare a meno di pensare che Guts sia uno stupido ad accettare di farsi sigillare all'interno della struttura e che se entra si perderà all'interno di essa. Guts entra, viene spinto dentro e Isidoro, disperato, si accascia a terra. Prima che Guts si volti un'ultima volta verso il gruppo con uno sguardo che finalmente sembra consapevole di ciò che sta succedendo, sotto lo sguardo preoccupato di Puck, il pensiero di Daiba rivolto al guerriero nero dice che è ora di partire. Il capitolo si chiude così, con l'ultimo sguardo di Puck in direzione di Guts. Capitolo molto ben disegnato, Guts compreso, ma davvero scarno di dialoghi. Ciò che accade, però, dà diversi input per domande importanti. L'ultimo pensiero di Daiba, a seconda dell'interpretazione ovviamente, conferma che Guts non è stato mandato a morire, poiché questa è a detta sua l'ora di partire. Quindi sì, a quanto sembra, il fare ambiguo di Daiba era giustificato dal suo voler fare qualcosa con Guts. L'averlo fatto introdurre vivo all'interno di una sacra tomba ancestrale dimenticata conferma che il vecchio stregone ha qualcosa in mente. La domanda che sorge spontanea è: perché la definisce ancestrale? Chi vi è stato sepolto di così antico? Cosa può esserci all'interno di questa stupa? Dunque, i corpi mummificati ai bordi della strada, le rovine, le radici che avvolgono le rovine stesse, tutto ci fa pensare che là dentro possa esserci qualcosa di antico. E se per caso dentro la stupa ci fosse qualcosa o qualcuno che si collega alla vecchia mano di Dio vista nei ricordi dell'armatura del Berserker? O magari, più semplicemente, quello potrebbe essere un luogo in cui Guts potrebbe risolvere il suo conflitto interiore con la bestia? In tutta onestà spero più nella prima possibilità. Mi piacerebbe davvero tanto poter fare luce su ciò che successe alla vecchia mano e soprattutto potrebbe chiarire il passato e l'identità del Cavaliere del Teschio. D'altronde Daiba era al servizio di Ganishka, sa bene cosa sia un apostolo e credo che sa anche qualcosa di quel che successe in passato. Ci si potrebbe anche fare qualche domanda sui cadaveri che si vedono per la strada, ipotizzando chissà quale tipo di rituale o uccisione per altri scopi. Ma credo che la risposta sia invece semplice e che risieda nel dialogo tra Silat e il Tarpasa, ovvero che quello è un luogo proibito e quelle persone siano state uccise perché ci si sono addentrate senza alcun permesso.
In tutto questo, spero anche che a breve si possa rivedere School Knight, di cui abbiamo perso le tracce dalla caduta dell'isola di Skellig. Chissà, magari anche egli è nello stesso rifugio dei Kushan e magari sta osservando quel che sta succedendo. Miei cari, speriamo che parte di queste domande possano trovare risposta nel prossimo capitolo. Nel frattempo, io vi saluto, vi invito a lasciare un like, un commento, a condividere questo video e iscrivervi se siete nuovi su questo canale. Noi ci vediamo alla prossima! Beyond Owl!